Benvenuti, cercatori di verità, in una puntata speciale di Celebrita dalla Turchia. Oggi apriamo il vaso di Pandora su uno dei fenomeni più chiacchierati della nostra televisione, una storia che molti di voi hanno seguito con il fiato sospeso. Se siete cresciuti palpitando per la tormentata magia tra Reyhan ed Emir, preparatevi, ciò che stiamo per raccontarvi potrebbe incrinare ricordi preziosi o, forse, liberarvi da una dolce illusione. Non sempre l'alchimia che divampa sullo schermo coincide con la serenità dietro la macchina da presa. E non ogni set che appare come una favola dorata è, in realtà, un posto in cui si respira felicità. Iscrivetevi, lasciate un like a chi non ha paura di guardare dietro il sipario, attivate la campanella, e per i veri sostenitori c'è il tasto abbonati, la nostra comunità vive grazie a voi. Oggi, insieme, scopriremo cosa è davvero accaduto in Yemen, la promessa. Ci sono serie che superano il semplice intrattenimento e diventano piccoli totem culturali, storie che si imprimono così a fondo nella memoria collettiva da confondere i confini tra la finzione e la vita. Anni dopo, le si rivede, le si cita, le si discute come se i protagonisti fossero stati nostri amici, nostri rivali, nostri amori. Ma cosa accade quando i riflettori si spengono? Cosa resta quando la troupe smonta, quando i corridoi degli studi tornano silenziosi e i volti perfetti non hanno più il trucco? È lì che, spesso, la leggenda si incrina, rivelando fragilità, stanchezze, tensioni che nessuno aveva mai osato confessare. Ed è proprio su Yemen che oggi puntiamo la nostra lente, una delle produzioni più discusse del decennio, il dramma che ha fatto conoscere e amare una coppia che il pubblico ha abbracciato con ardore, Özge Yağız e Gökberk Demirci. Per anni la loro è stata presentata come la massima espressione del romanticismo giovane e puro, un lieto fine che sembrava a portata di mano in ogni sguardo, in ogni abbraccio rubato dalla telecamera. Ma dietro a quel sogno seriale, c'è stato davvero solo incanto? O c'erano crepe sottili, malumori trattenuti, silenzi più rumorosi di 1000 parole? A rompere l'incantesimo non è stato un rumor qualunque, ma una confessione arrivata quando tutti pensavano che il capitolo fosse chiuso. Anni dopo le stagioni che hanno consacrato il mito di Reyhan ed Emir, una frase, appena sussurrata ma potente come un terremoto social, ha fatto tremare i ricordi. Özge Yağız ha ammesso di non essere stata serena sul set di Yemen. Non un capriccio, non il ricatto di una diva. Una missione umana, spiazzante, che ha costretto molti a rivedere le certezze su cui avevano posato il cuore. Eppure, quelle parole non sono bastate a placare la curiosità del pubblico. Perché la curiosità, quando incontra la nostalgia, diventa fiamma. Così, a gettare benzina sul fuoco, è arrivata Sedef Sain, che il pubblico ricorda anche per il ruolo di Kansu in un'altra serie iconica, con dichiarazioni a due Saifa che hanno fatto il giro del web. Da quell'intervento, una raffica di domande ha ricominciato a bussare alle porte della memoria. Özge e Gökberk andavano davvero d'accordo? Perché il distacco improvviso? Perché le svolte narrative così brusche attorno a Reyhan? Cosa è cambiato nei corridoi della produzione quando l'attenzione sul giovane protagonista è esplosa? E, soprattutto, quanta verità c'era nella favola che ci è stata raccontata per anni? Yemen non è stata solo una macchina da ascolti, ma un piccolo terremoto sociale. Ha acceso dibattiti, fan club, rivalità dolci e feroci. Ha trasformato Özge Yağız e Gökberk Demirci in volti familiari, in simboli di un romanticismo moderno raccontato con la lente della tradizione. Eppure, come tessere di un puzzle sovrapposte forzatamente, la realtà ha cominciato a filtrare nel tempo. E l'ultima scintilla, quella che ha acceso l'incendio, è arrivata proprio con la confessione di Özge, non un capriccio tardivo, ma il riflesso di qualcosa che, a quanto pare, sussurrava già nei corridoi degli studi. Quando Sedef Sain è apparsa a due Saifa, l'aria si è fatta elettrica. Parole prudenti, ma nette, hanno preso forma. La dinamica tra i due protagonisti, secondo lei, non era sempre stata un velluto. Non si trattava di inimicizia, ma di un equilibrio delicato, minacciato dalle pressioni, dall'ansia di riuscire, dal peso delle aspettative. Si percepiva una distanza, per quanto coperta da una professionalità esemplare, ha lasciato intendere.
Bastava questo per scatenare un'ondata che ha travolto anche gli irriducibili della leggenda. E allora gli sguardi si sono voltati all'indietro, alle settimane incandescenti in cui Osge decise di allontanarsi dal progetto, una delle scelte più commentate degli ultimi anni. Rivista oggi, quella pagina acquista sfumature nuove. Osge era già in difficoltà emotiva. La sua uscita non ci ha sorpresi davvero, ha riassunto Sedef con una frase semplice ma devastante. Così, giustificazioni di prammatica come «è una scelta di carriera», il copione imponeva svolte, serviva aria nuova, hanno cominciato a scricchiolare sotto il peso di una domanda amara che ha popolato i social: se stava così male, perché ha resistito così a lungo? Pensateci, riuscireste a entrare ogni giorno in un set in cui dovete amare follemente chi, dietro le quinte, non vi capisce come vorreste? Riuscireste a sostenere mesi di ritmi impossibili quando il vostro personaggio soffoca, trattiene, ingoia lacrime? Eppure, davanti all'obiettivo, Ryan ed Emir brillavano, regalando abbracci, carezze, litigi e riappacificazioni degni della grande tradizione melodrammatica. Forse è anche per questo che oggi, sapendo quello che c'era sotto, l'ammirazione per il talento di entrambi cresce. Quanta disciplina, quanta tenacia, quant'arte ci vuole per custodire un sogno, quando dentro si fa buio. E voi, famiglia di celebrita dalla Turchia, l'avevate mai sospettato? Avete mai avvertito che qualcosa, sotto la superficie perfetta, vibrava diversamente? Pensate che Osge abbia fatto bene a scegliere la serenità piuttosto che il peso di un ruolo venerato dal pubblico? Diteci tutto nei commenti. E se apprezzate questo nostro sguardo che scava, sosteneteci con l'abbonamento, ci aiuterete a riportare alla luce le verità sepolte. Tra le affermazioni di Sedef Sain, una in particolare ha riportato al centro Gökberk Demirci. Oggi nome internazionale, all'epoca era un talento che stava scalando il suo primo vero Everest. Aveva fame di imparare. Quello era il suo grande banco di prova, ha fatto capire Sedef. Una frase apparentemente innocua, ma che illumina un punto cruciale: il peso del debutto, la pressione del primo ruolo che ti mette in vetrina. Quando l'attenzione del pubblico ti travolge, ogni esitazione si ingigantisce, ogni incertezza diventa eco. E qui affiora il nodo. Mentre la macchina della fama si accendeva su Gökberk, Osge affrontava un personaggio, Ryan, tanto amato quanto estenuante, un'anima che tace, che sacrifica, che indossa il dolore come un velo quotidiano. Voci mai del tutto sopite hanno sussurrato che quel disallineamento, la corsa all'applauso da una parte, una sensibilità in assedio dall'altra, abbia generato una piccola frattura invisibile. Non parliamo di scontri, ma di incastri imperfetti tra tempi, metodi, energie. Il tipo di attrito che non manda all'aria una scena, ma la rende un'ascensione. Dopo le parole di Sedef, i microfoni si sono girati su Osge, chiedendo verità, chiedendo titoli. Lei non ha cercato giri di frase. Ha ammesso che il mondo di Ryan non le somigliava, che alcune sequenze l'hanno scavata dentro, lasciandole addosso ombre anche dopo il ciak. Non era solo un commento tecnico sulla recitazione, era la confessione di quanto il ruolo si fosse attaccato alla pelle, talmente vicino da far male, talmente lontano da non concedere riposo. Le scene di rinuncia, i conflitti di classe narrati come una morsa, i sentimenti imbavagliati, giorno dopo giorno, tutto questo le pesava addosso. Da lì, il web si è spaccato. Da una parte chi ha difeso Osge senza riserve: un'attrice non è tenuta ad amare ogni personaggio, la salute mentale viene prima di tutto, il successo non è una gabbia dorata da cui non si scappa. Dall'altra parte, i rigoristi, senza Yemin, dicono: molti non l'avrebbero scoperta, parlare a distanza di anni sarebbe ingratitudine, chi non è stato infelice, almeno una volta, in un lavoro che ti chiede l'impossibile? In mezzo al frastuono, un'assenza ha colpito tutti. Il silenzio di Gökberk. Nessun post allusivo, nessuna intervista sibilante, nessuna battuta per consegnare ai gossip nuovi trofei. Come spesso accade, ha preferito lasciare che parlassero le scelte, non i commenti. C'è chi legge in questo un'eleganza rara, un rispetto per ciò che è stato. C'è chi, malizioso, ci vede un istinto di protezione, il timore che dire troppo potrebbe incendiare un ricordo che,
nel bene e nel male, appartiene a milioni di spettatori. Oggi il quadro è più nitido. Yemin è stata un trionfo sullo schermo, ma non per tutti una fiaba dietro le quinte. Per Ozge, una tappa gigantesca, un trampolino che però chiedeva pegno all'anima. Per Gökberk, una prova iniziatica, un fuoco in cui temprare il mestiere e il carattere. Le aspettative incrociate, il ritmo feroce, gli sguardi sempre addosso, tutte forze che, col tempo, hanno scavato piccole crepe. Invisibili al pubblico, profonde per chi doveva abitarle ogni giorno. Resta una domanda bruciante. Perché parlare adesso? C'è chi risponde che a volte la verità ha bisogno di maturare, come una ferita che finalmente trova il coraggio di mostrarsi. C'è chi sospetta strategie, calcoli, nuove rotte di carriera. Ma una cosa è indiscutibile, quelle parole hanno umanizzato la leggenda. Hanno tolto l'alone di perfezione a una storia che abbiamo venerato, restituendola alla sua natura più sincera, un lavoro difficile fatto da persone vere, con gioie vive e pesi invisibili. Anche le leggende, prima o poi, si stancano. E anche le storie perfette, quando le guardi abbastanza da vicino, svelano le cuciture. Forse è giusto così. Perché senza quelle cuciture, senza quei punti di tensione, non ci sarebbe il miracolo che ci ha fatto battere il cuore. Oggi, con rispetto, raccogliamo la confessione di Ozge e il silenzio di Gökberk come due metà di uno stesso sigillo. Ci ricordano che dietro le parole azione e stop ci sono cuori che tremano, voci che si incrinano, occhi che si inumidiscono davvero. Ed è per questo che le serie come Yemin restano, perché, in fondo, parlano di noi. E ora tocca a voi. Sapere queste cose cambia il vostro modo di rivedere Ryan ed Emir? Riuscite ancora a scindere il personaggio dalla persona? Vi siete mai sentiti traditi da un retroscena o, al contrario, sollevati nel capire che quel dolore non era solo finzione? Scriveteci tutto. Qui, a Celebrita dalla Turchia, il vostro sguardo è parte della storia. Non dimenticate di iscrivervi, di condividere questo video con chi deve conoscere anche l'altra faccia della favola, e di sostenere il canale con l'abbonamento. È così che possiamo tornare, puntata dopo puntata, a raccontare le verità che nessuno ha il coraggio di dire ad alta voce. Perché la luce, prima o poi, trova sempre la strada. E noi saremo qui ad accenderla, insieme a voi, senza paura e senza veli. Questa è la nostra promessa. Questa è la vostra casa. Questa è Celebrita dalla Turchia.